Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, intanto cominciamo che mi sono un po' arrabbiata perché volevo farvi vedere come erano durati bene gli strass su queste unghie. Il video di queste unghie è sul canale, ve lo lascio in alto a destra. Avevo posizionato tutto bene per riprendere, fare la ripresa, controllavo che stessi nell'inquadratura e poi dopo mi sono accorta che invece non avevo acceso il play, non avevo dato play e quindi non ho registrato un tubo. Però volevo, vi dovete fidare di me che tutti gli strass che avevo messo su tutte e due gli anulari erano tutti belli presenti. Comunque va bene, andiamo a fare un refill. Qui c'era un baby boomer, se vi ricordate, e quindi praticamente mi rimane, diciamo, una parte del bianco sulla punta dell'unghia, ma insomma non mi interessa molto in questo caso. Andrò a fare baby boomer su gli indici, su tutte e due gli indici, e quindi diciamo che un po' mi viene pure comodo sto fatto che ci sia un po' di bianco. Allora, ho provato per la prima volta sulla mia amica questo Ultra Bond Primer di BSN, poi ve ne parlo più avanti meglio, e se mi seguite e guardate sempre i miei video sapete che questa è la mia amica che a un certo punto nella nostra storia unghiosa è diventata un po' problematica. E con l'Ultra Bond Primer devo dire che qualche sollevamento c'era, ma insomma diciamo che molto meglio di tante altre volte, quindi adesso sono andata a riutilizzare questo primer e vediamo se la cosa continua bene. Allora, abbassato il più possibile, tolti tutti i sollevamenti perché quelli dobbiamo toglierli, vado con il mio Sanding Bands a preparare l'unghia naturale e poi una volta fatto questo do una passatina veloce di punta pesciolino diamante per lavorare un pochino la parte del giro cuticole. Ora, io ultimamente mi sto trovando abbastanza bene a fare in questo modo, cioè così, rotazione verso indietro, quindi reverse, rotazione della fresa verso indietro, reverse, e poi comincio dal lato, io perché sono destra, probabilmente una persona mancina farà il contrario di quello che sto facendo io, quindi comincio dal vallo laterale sinistro per poi girare e andare nel vallo laterale destro. Questa cosa mi serve abbastanza, devo dire. Non è assolutamente una dry manicure, non è tutto quello che bisognerebbe fare, eccetera eccetera, ma io mi trovo comoda in questo modo e io sono sempre per il vivi e lascia vivere. Se tu ti aggiusti in un certo modo e vedi che quello che fai ti funziona, continua a farlo, cioè fallo. Se non fai male a nessuno, se quello che fai ti funziona e il risultato ti piace, continua a fare quello che fai, cioè ragiona con la tua testa. Va bene, e ho lasciato questa parte praticamente a tutte e due le mani e a velocità normale per farvi vedere quello che faccio io e quanto ci impiego io, perché comunque questo fatto del quanto tempo ci metti, tutta sta tutti sti problemi che uno si fa del quanto ci metti a fare un refill, quanto ci metti a fare una ricostruzione, sembra che è una delle cose più importanti in questo nostro mestiere, quello che facciamo. Insomma, io sostengo che non è così importante dentro alcuni limiti, cioè fare un refill in 4 ore comincia a essere un pochino troppo, secondo me, ma sempre perché il tempo è denaro. Voi dovete immaginare che il vostro tempo ha un valore e quindi se ci metti 4 ore in teoria dovresti essere pagato per 4 ore, cosa che poi così non è, e quindi alla fine ecco perché diciamo che uno cerca di metterci il meno tempo possibile. Va bene, ho messo il nail prep deidratante e questo è il Ultra Bond Primer. È un primer acid free arricchito con vitamina E, mi sembra,
ed ha una consistenza un pochino più densa rispetto ad un primer acid free classico. BSN ha tutte e due i primer acid free in gamma, sia questo che è quello un po' più denso che quello normale, tra virgolette. Questo qui garantisce un pochino più di adesione rispetto a quell'altro. Io ultimamente, perché che succede? Tutti questi primer, se li usiamo troppo, se facciamo uno strato troppo spesso di prodotto sull'unghia, otteniamo il risultato contrario, cioè ci fa sollevare il prodotto. Allora, siccome certe volte questo qui ti viene da metterne un pochino di più sull'unghia, che ho fatto io? Ho pensato di metterlo in lampada. Quella messa in lampada 20-30 secondi praticamente fa asciugare leggermente quella parte che comunque già si asciugherebbe, però non lo lascia così scivoloso, ecco, non rimane così scivoloso e si aggrappa per bene tutto quello che ci metti sopra. Poi cosa faccio? Ovviamente metto una base. Adesso in questo caso sto utilizzando la Rubber, una Rubber Clear di Michelle Nails, perché io con questa mia amica sto sempre a fare prove su prove per cercare di avere meno sollevamenti possibile. Va bene, fatto questo ovviamente la mando in lampada e cominciamo con la costruzione il rifacimento, restauriamo. Ok, questo è il polygel in tubo, il white, il colore white di BSN e diciamo che ultimamente sto utilizzando questo per fare il baby boomer, questo è il Delicate Rose, che è il rosa per me per eccellenza per fare il baby boomer. Quindi faccio questo su tutti e due gli indici, mando in lampada ovviamente, e poi vado con il Delicate Rose per creare appunto la sfumatura. La soluzione, il liquido che utilizzo è la Polyshape, sempre di BSN, quello che vedete insomma nel bicchierino, e anche il pennello che sto utilizzando è di BSN. Ok, fatto questo non mi preoccupo, vedete, non mi preoccupo tantissimo di sfumare la parte del bianco, perché so che il Delicate Rose è molto molto coprente e quindi questo scalino, questo stacco di colore me lo va a coprire benissimo. Se sai che vai ad utilizzare invece un altro cover, insomma poi tu conoscerai i prodotti che utilizzi, se sai che questa sfumatura non viene coperta benissimo, questo stacco diciamo non viene coperto benissimo, allora ti consiglio di sfumare molto molto meglio il bianco. Ok, qui non faccio molto spessore con il prodotto perché dopo andrò ad incapsulare, sempre mi lavoro per bene il giro cuticole e poi avete visto faccio una riga orizzontale e da quella riga mi tiro giù poi il prodotto, il rosa appunto per creare questa sfumatura. Pulisco il bianco dove vedo che magari si sta coprendo troppo e quindi con il pennello cerco proprio di toglierlo questo rosa perché se no mi cambia colore. Nelle altre unghie andrò a fare appunto un monocolore e utilizzo un altro colore del polygel. Questo è il light pink, se non sbaglio si chiama, e anche con questo colore viene bene il baby boomer, però è leggermente meno coprente appunto del Delicate Rose, quindi tranquillamente si può fare il baby boomer anche con questo, però in questo caso allora sì, vi consiglio di sfumare per bene il bianco in modo che poi non si veda quella riga netta sotto. Adesso qui in alcune unghie dove non ho limato via tutto il bianco potrete vedere che appunto si vede sotto questa riga bianca troppo netta, però il rosa che dà questo light pink può essere anche molto molto carino per fare un baby boomer, anche un baby glitter viene molto bene con questo colore. A me questi rosa freddi, questo è un rosa che quasi quasi accenna al lilla, è un rosa leggermente lillino, quindi ovviamente è molto freddo, però veramente mi piace molto. Allora anche qui devo fare 3 dita mi mancano perché poi i pollici comunque li faccio sempre da soli.
devo fare 3 dita, ma faccio comunque 2 dita, faccio prima 2 dita e poi faccio il medio che mi manca in questo caso. Vedete qua sotto, qui si vede lo stacco del bianco, però voi immaginatevi che il bianco invece sia molto più bello forte, meglio sfumato. Anche con questo light pink viene un gran bel baby boomer. Va bene, fatto questo faccio anche appunto ovviamente il medio, mando in lampada e poi ovviamente c'è tutta la fase della limatura. Allora, sempre per questo fatto che il tempo, quanto ci metti troppo, oddio come faccio, ci metto troppo tempo, eccetera, eccetera, ho lasciato tutta la limatura di questa mano, ovviamente, non di tutte e due, per darvi un'idea appunto di quello che faccio io. C'è chi ci mette di meno, c'è chi ci mette di più, ma insomma dovete cercare quello che più si accomoda con voi. Cioè non state tanto a pensare agli altri, cercate di fare, chiaramente anche io cerco di fare in meno tempo possibile tutto quello che devo fare però, e quindi insomma anche ognuna di noi poi si deve trovare un attimino il suo metodo. Perché vi ho detto questa cosa? Va bene, ultimamente faccio in questo modo e forse, ripeto, forse ho trovato pace. Quindi prima di tutto mi pulisco l'unghia da sotto, dopodiché con la fresa mi vado a togliere per bene vari eccessi di prodotto. Scusate ragazzi, mi ero distratta. Vado a togliere eccessi di prodotto e anche mi faccio il giro cuticole. Quindi faccio questa cosa qui con la fresa. Non ho aggiustato la forma e il bordo libero con la lima perché lo faccio adesso, dopo che ho fatto questo passaggio con la fresa, perché facendolo prima sento che lo faccio 2 volte e quindi evitiamo quei passaggi che sentiamo che stiamo facendo 2 volte e che non c'è motivo per farli 2 volte. Quindi tolgo per bene, cerco di togliere insomma il più possibile, già di dare un po' forma, l'aspetto finale che voglio che abbiano le mie unghie, e dopodiché con la lima vado appunto a perfezionare il bordo libero, la forma, e a finire di togliere quegli eccessi di prodotto e a uniformare per bene tutta la superficie. Allora, questa è una coffin, non è una ballerina. La ballerina è un'altra cosa. Mettiamoci in testa sta cosa una volta per tutte, è ora che cominciamo a distinguere le forme. Questa non è una ballerina, ma è una coffin. Poi la differenza così a parole non ve la so spiegare, cioè la saprei anche spiegare, ma probabilmente qui c'è una confusione infinita.
Le coffin sono più squadrate, le ballerine sono più tondeggianti e vanno verso il basso e hanno un po' di pancette laterali, anche se qui si tende a fare di tutta un'erba un fascio, non è così. La coffin è una cosa, la ballerina è un'altra. Comunque ho sentito dire tante persone anche che insegnano che per carità sulle ballerine, sulle coffin non si fanno i refill. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi se voi siete in grado di smontare e ricostruire ogni volta ad ogni refill una coffin, la persona ve lo consente, avete il tempo a disposizione e soprattutto vi paga per questo smontaggio e rimontaggio, tranquillamente fatelo, perché piacerebbe anche a me. Sicuramente le unghie ricostruite hanno dei parallelismi, parametri diciamo diversi e se vogliamo anche più perfetti, ma insomma anche qui ognuno fa quel che può, ognuno arriva dove può arrivare e ognuno ragioni con la propria testa. Alcune unghie che vedrete qua, soprattutto il medio e il indice, sembra che vanno abbastanza verso l'alto, sembra no, ma leggermente, cioè non sembra, sì, leggermente vanno verso l'alto, perché tra l'altro questa mia amica ha le unghie veramente che vanno verso il basso, ad ogni refill io devo tirare su abbastanza e quindi io so che facendo questa cosa tra 4 settimane la sua unghia naturale, i laterali un'altra volta sta tutto là che vuole scendere verso il basso, quindi bisogna tenere in considerazione anche questa cosa. Certamente su unghie per esempio che vanno verso l'alto, unghie naturali che tendono a crescere verso l'alto, non possiamo fare un ragionamento del genere, non posso di certo andare ad alzare in questo modo, assolutamente no. Quindi diciamo che un paio di cosine bisogna saperle anche sulla forma naturale dell'unghia che ci troviamo davanti. Va bene, parlando sono arrivata alla fine. Queste sono solamente 4 unghie, ma ho lasciato tutta questa parte a velocità normale per farvi vedere quello che ci metto io, quello che faccio io, e vi ripeto, non è per forza giusto quello che faccio io, ma sono io, quindi io faccio così, e se anche voi fate così, insomma c'è qualcun altro che fa le stesse cose che fate voi. Insomma, questo è il tempo che ci metto io. Io in genere per un refill ci metto 1 ora e mezza. Diciamo che il mio standard è 1 ora e mezza, ok? Va bene, fatto questo, una passatina con la mia puntina piccolina nel giro cuticole e poi qui c'è una nuova novità che devo farvi vedere. Eccola qui la nuova novità, Solid Cream Gel di Beauty Space Nails, i gel in palette, 16 colori di gel color solidi cremosi, e questa è la Summer, questa è la palette Summer e aspettiamo anche delle altre novità, ve la butto lì. Allora, mentre editavo questo video ho detto, ma come li spiego i colori? Io direi di fare una specie di numerazione come la battaglia navale. Allora, adesso io sto usando il A2, sapete giocare a battaglia navale? Questo colore è A2 perché è della fila A al secondo posto. Sono 16 colori da 3 grammi l'uno, la palette è bella grandicella, e 3 grammi di colore non sono pochi.
quindi abbiamo 16 colori. Tutto questo è già presente sul sito di Beauty Space Nails, vi lascerò il link giù nell'info box e vi lascio anche il mio codice sconto che è Adoriximo, ve lo lascio qui sullo schermo così lo potete vedere. E questi sono solamente alcuni. Ovviamente io adesso su queste unghie non posso utilizzare tutti e 16 colori, ne utilizzerò solamente 2. Allora sto utilizzando questo che chiameremo A2 e poi utilizzerò un altro glitter rozzoso che è quello a fianco, che chiamerò il B2. A questo punto giochiamo proprio a battaglia navale, facciamo così. In questa palette ci sono 1, 2, 3 colori glitter rozzosissimi e poi ce ne sono un paio, per esempio questo che sto utilizzando è perlato, come si può notare è leggermente micro perlato, non è coprentissimo, è di quelli un po' sheer, leggermente sheer, che rimane questa leggera trasparenza, doppia passata. Io ovviamente faccio la doppia passata e comunque mi piace il risultato finale. Anche con questo glitter rozzoso faccio la doppia passata e con questo glitter rozzoso vado anche un attimino sul pollice a creare un po' appunto di brillantezza, perché anche sui pollici faccio con il colore A2 e mo li chiamo così proprio come la battaglia navale. Va bene, mando in lampada ovviamente e faccio la doppia passata e poi continuiamo. I due mignoli sono bianchi e per colorarli di bianco vado con questo Extreme White, che è appunto un gel color sempre di BSN, bianchissimo, super pigmentato, molto sottile. Faccio la doppia passata e con questo si possono fare anche i French in superficie. Anche il French in struttura si può fare semplicemente colorando, non è un costruttore, attenzione, però si può comunque usare. Poi vado a sigillarli questi due subito perché ho sempre paura che mi si attacca polvere, pelucchi e robe varie, quindi siccome su questi due mignoli non ci dovevo fare più niente, me li vado a sigillare subito e sono tranquilla che non mi ci si attaccherà nulla sopra. E qui un'altra cosa, vediamo un gel liner bianco. Con questo gel liner bianco vado a fare dei disegnini a mano libera. Io sapete sempre un po' così, non sono di certo la migliore nel disegnare a mano libera, ma insomma ogni tanto qualche cosa molto basica mi butto a farla. Allora, gel liner super pigmentatissimi di BSN, ovviamente come si vede nella boccetta. Faccio queste linee, mando in lampada e con lo stesso pennellino vado a fare dei cuoricini molto piccoli. Questo modo di fare i cuoricini, che è veramente molto semplice: 2 puntini e poi tracci le linee e li unisci, e devo dire vengono dei cuori tanto carini, molto basici. Quindi ripeto, io per le nail art a mano libera non sono per niente portata, non sono la migliore, insomma queste cose un pochino basiche mi ci butto. Faccio 2 cuoricini su ogni anulare e poi con un altro gel liner vado a dare un piccolo tocchettino di glitterino, che forse in telecamera non si vede neanche tanto, ma era giusto un tocchettino di scintillio.
e poi alla fine, sempre con questo gel liner, vado a fare dei piccoli puntini. Mi ero dimenticata di fare dei puntini, il puntino mi piace tanto, ci sta sempre bene, quando non sai che fare fai qualche puntino e ti cambia ti cambia tutto. Va bene, allora come sempre vado a sigillare, finisco di chiudere queste unghie che non avevo chiuso prima. Questo è l'Extreme, oddio non ricordo più, Extreme Top Gloss mi sembra che si chiami, tutti questi nomi ogni tanto mi girano nella testa. Ed è è un gel senza dispersione abbastanza antigiallo, infatti per questo l'ho voluto usare, perché c'è il bianco e c'è anche il baby boomer, e questo è il risultato finale. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Questa è l'immagine della nuova Summer Palette, bellissima. Tutti i link giù nell'info box, quindi io vi mando un bacio grande grande, e giù fra i commenti mettiamo le emoji, qualche emoji riguardante l'estate. Sì dai, l'estate, qualcosa di estivo, scegliete voi. Io vi mando un bacio grande grande, ci vediamo in giro per i social e ciao!